Ciao a tutti, sono Ivano Veccia, sono di Forio d'Ischia e sono un pizzaiolo da molti anni. Infatti ho cominciato da quando avevo 9 anni, da piccolissimo, in una pizzeria qui in una contrada di Forio, al Quotto, si chiamava la Terra del Fuoco. Ho iniziato a incartare le pizze da portare. Da lì in poi, ovviamente d'estate quando non andavo a scuola, da lì in poi sono passati 2 o 3 anni, già facevo praticamente, sostituivo il mio maestro Kenzo all'epoca, che è un mio parente, e già facevo le pizze io da solo. Quindi da piccolissimo ho cominciato ad amare questo mestiere. Devo dire la verità, da quando ero piccolo, io mi ricordo tenevo 6-7 anni, ho sempre adorato quella figura dietro al bancone, il pizzaiolo, perché comunque sta al centro dell'attenzione. E diciamo che un po' mi piace perché comunque faccio anche il DJ ogni tanto, l'ho fatto per anni, quindi stare là lì dietro mi piaceva proprio quella figura che stendeva le pizze. E poi comunque il pizzaiolo portava felicità. Tu da piccolo quando vedevi la pizza, andavi più alla pizza eri felice, no? Quindi era una persona positiva. E da lì in poi mi sono appassionato e ho cominciato a dire, già da piccolo, dicevo papà vuoi andare a lavorare, vuoi andare a lavorare, ma ti hai 9 anni, dicevo papà come vuoi andare a lavorare? Io voglio andare a lavorare, anche con l'aiuto di amici che erano un po' più grandicelli di me, che avrò sempre amici più grandi, questa è un'altra mia particolarità. E Cominciai in questo posto che si chiamava il Limonito, sempre vicino al pizzaiolo, durai una settimana, poi cambiai e andai alla Terra del Fuoco, come dicevo, mi ricordo che lavoravo dalle 6 alle 10 e mezza di sera, mi veniva a prendere mio padre stava sempre là. E lì è nata proprio la scintilla. Poi andando avanti non mi sono fermato, ho cercato perché poi sono un tipo curioso, mi piace perché la farina deve metterla così, perché così ho cominciato anche a conoscere dei grandi maestri del panorama napoletano e soprattutto dei grandi chef. Da lì è nato proprio l'amore per questo lavoro. Perché il mio piatto della tradizione è... Noi la domenica qui a Ischia mangiamo il coniglio, e... però ogni comune lo fa in una certa maniera. Noi a Forio lo facciamo, diciamo, molto più speziato e meno pomodoro, mentre al lato di Ischia era un po' più rosso, però ogni casa ha il suo modo di fare. E sì, rimane il coniglio che, ti devo dire la verità, su Roma ho creato anche un supplì col coniglio, perché mi ricordo mia madre, coniglio all'ischitana parliamo, no? Mia madre quando avanzava il coniglio della domenica, il giorno lunedì, spolpava il coniglio e faceva il risotto. Ho detto, perché non fare un supplì? Poi non solo, anche la scarola dolciuta che nel periodo diciamo invernale è un piatto che ho sempre mangiato da piccolo. Però quando andavamo in campagna, andavamo nell'orto, la mattina alle 10 e mezza la merenda era la scarola dolciuta nel pane. E infatti ci ho fatto una pizza che si chiama tradizione schitana. La scarola dolciuta non è altro che la scarola cruda con condita. Poi ognuno la può fare come vuole. Io te lo dico come la faceva mia madre: gli metteva le mezzale sott'olio, la papaccella, ci potevi mettere una lice, i pomodori, una bella cipolla e olio e sale. Poi la condivi con torciuta. Strizzavi con le mani, quindi questo movimento faceva sì che la rompevi la foglia grande. E poi si insaporiva. Io che l'ho messo? L'ho messa in una pizza una marinara macchiata, quindi poco pomodoro. All'uscita gli ho messo sta scarola dolciuta e l'ho ripiegata. Quindi spaccandola a metà ho ricreato quel panello di pane con la scarola che mangiavano i contadini. Io parto dalla tradizione campana, ma ti dico pure sulla romana. Io, perché essendo che sono stato tanti anni a Roma, e ma tutte le pizze che ho sono legate alla dieta mediterranea, tutte. La margherita, quella è l'icona secondo me della dieta mediterranea. Io negli anni poi ho sperimentato tante pizze, ho messo il tartufo, ho messo l'ostrico, Non mi sono mai fermato, devo dire la verità, però ovviamente rispettando la tradizione. Ma quando vai in questi posti, all'estero soprattutto, tu devi fare le pizze classiche, quindi margherita, marinara, la capricciosa al massimo, e la apprezzano molto di più. Quindi quando porti là già la mozzarella, il pomodoro, ovviamente una grande mozzarella,
ha fatto vedere proprio il sole del nostro territorio. Diciamoci la verità, la dieta mediterranea rimane comunque la migliore attualmente perché ho girato nel mondo. Mi piace tantissimo il giapponese, mi piace tantissimo il peruviano, ma anche alcune del cinese, però sulla dieta mediterranea devo dire la verità, rimane, è vero che sono del Mediterraneo di questo posto, però rimane secondo me la più buona, la più genuina. Diciamo che il mio rapporto con il cibo negli ultimi anni si è un po' si è allargato tantissimo, perché noi comunque pizzaioli siamo considerati panificatori. Negli ultimi 10-15 anni si è allargato perché siamo diventati veri e propri cuochi, quindi noi cuciniamo sulla pizza e quindi facciamo dei piatti e li mettiamo su un disco di pasta. E poi per il rapporto del cibo a me mi piace tantissimo, mi piace mangiare tantissimo, non ho, infatti giro tantissimo per ristoranti nel mondo, infatti se vado a fare un viaggio prima cosa vado a vedere i ristoranti, mi piace molto assaporare le culture, perché tu il cibo per me è cultura, tu se assaggi il cibo capisci tanto di quel posto. Infatti l'ultimo viaggio, vi dico così, per esempio in Colombia la prima cosa che ho fatto è andare a girare per ristoranti per capire proprio la cultura di quel posto. Ogni anno che passa mi affeziono all'ingrediente, poi ne abbandono un altro e sto sempre a fare cose nuove, dai. Io attualmente circa il 95% che uso è tutto non intensivo ed è tutto da piccoli produttori. Quindi niente serre, tutto di stagione, ma anche dei formaggi, dei pastori. Se io uso solo determinati formaggi che sono di allevamenti di pascola aperta, sono stato brado. I salumi devono venire da maiali che vivono allo stato brado e esistono tantissime realtà, soprattutto in Campania, che utilizzano questo metodo di allevamento. Costa di più, ma è più buono ed è soprattutto più genuino. Progetti del futuro è sicuramente aprire un locale mio, che spero a breve succederà, su Ischia, perché mi fa piacere tanto stare a Ischia, perché sì, è vero che io ho viaggiato tanto, viaggio tanto, però a me piace stare a casa mia. E riuscire a fare una grandissima, diciamo, creare una grandissima realtà nel posto in cui sono nato fuori io.